Bentornati sul canale, riprendiamo l'installazione di Hub Panel Viewer su tablet Android che abbiamo fatto nel video precedente e continuiamo la configurazione andando a settare le opzioni principali e soprattutto l'interfacciamento verso OpenHub per la ricezione dei comandi e l'invio delle informazioni di stato. Ok, ripartiamo dalla home page di Hub Panel Viewer che fa vedere la pagina principale di OpenHub. La prima cosa che voglio fare è rendere il tema scuro, quindi vado nel menu, Help About, e poi metto il Dark Mode, così è un po' più riposante. Poi mi posiziono sulla home page che voglio settare come pagina principale del mio pannello, che è questa che avevamo preparato nei video precedenti, e questa la setto adesso come pagina principale di Hub Panel Viewer, tenendo schiacciato il monitor e cliccando Set as Start Page. A questo punto ogni volta che lancio Hub Panel Viewer lui parte con questa pagina. Adesso accedo al menu principale di Hub Panel Viewer che si fa facendo uno scorrimento da destra a sinistra sul lato destro dello schermo e vado su Preferences. Quindi su Connection non dobbiamo toccare nulla perché è già tutto impostato. Su User Interface ci sono delle opzioni che sono molto soggettive in base a ognuno di noi, quindi voglio dire qua lascio un po', non faccio praticamente nulla per adesso. Il menu camera serve nel caso si voglia usare la fotocamera del tablet per catturare degli screenshot oppure fare delle foto all'ambiente, ma nel mio caso non mi interessa. La parte che è interessante è la parte di Command Item e Value Reporting. Quindi in Command Item io qui devo mettere un item di OpenHub 3 che serve per far inviare ad OpenHub i comandi al tablet. Quindi prima di definire un comando qui devo andare a selezionarlo, a crearlo su OpenHub. Io l'ho già creato, è un item classico di tipo string. L'item l'ho chiamato pt cucina Hub Panel Command. Lo settiamo. Poi abbiamo i vari item per il value reporting. Io al momento utilizzerei la batteria, quindi seleziono qui e utilizzo il livello di batteria con l'item pt battery. Poi vado a mettere anche il contatto di carica che ho chiamato sempre pt cucina Hub Panel Charging, che è un item di tipo contact. E per adesso mi fermo qui, giusto a titolo di esempio, così vediamo come far funzionare l'informazione di stato della batteria e utilizzarla su OpenHub per decidere se attivare o meno la carica. Poi vediamo anche come faccio questa attivazione fisicamente. Altre opzioni, andiamo a vedere su browser cosa c'è, però anche qua sono opzioni abbastanza soggettive, quindi al momento lascio tutto così com'è. Anzi, torno un attimo qua, potrei mettere Show Start Page on Wake Up, così quando per caso il tablet va via dallo standby, parte comunque con la pagina iniziale, quindi ricarica il tutto. Poi vediamo se servono altre cose, le andremo ad attivare. Poi abbiamo Miscellaneous. Ok, bisogna settare Hub Panel Viewer come device admin in modo tale che possa operare secondo alcuni comandi, tipo il lock dello screen o la disabilitazione del lock dello screen. Quindi attiviamo l'app come amministratore del dispositivo
e basta. Auto restart serve a far riavviare App Panel Viewer quando va in crash, quindi facciamo che per 5 volte prova a riavviarsi e poi si ferma. Ok, a questo punto dovremmo aver fatto tutto. Torniamo sulla nostra home page ed ecco che abbiamo il nostro pannello di controllo principale e i vari floor plan. Primo piano, piano terra e seminterrato. Queste sono le pagine che avevamo creato nei video precedenti. Adesso lasciamo un po' il tablet lavorare, così raccogliamo un po' di dati sugli item, quindi a livello di batteria. Poi nel prossimo video andiamo a visualizzarli su Grafana e andiamo a impostare il meccanismo di alimentazione del tablet.